Pilot Custom 742 Falcon Nib, pennino Falcon in oro a 14 carati, caricamento a cartuccia o converter, cappuccio a vite. Beh, è una Custom 74 un po' dopata, però non è solo quello, è una penna senz'altro più elegante, un po' più grande, più solida, conferisce una qualità costruttiva senz'altro più attenta ai particolari, ai materiali, anche la laccatura appare più bella. La serie Custom 74 e superiori, quindi 742 e 743, è caratterizzata da pennini di misura diversa. Allora troviamo sulla serie 74, che abbiamo visto in una video recensione precedente, il pennino di dimensione numero 5, è una gradazione che da Pilot, non vuol dire nient'altro che questo numero. Troviamo il pennino numero 10 sulla serie 742 e 15 sulla 743. La serie Custom è quella che consente il montaggio della massima varietà scusatemi, di gradazioni di pennini. Partiamo dall'extra fine, il medio fine e così salendo, insomma ce ne sono per tutti i gusti. Soprattutto la gamma è equipaggiata anche con questa serie di pennini flessibili che abbiamo visto anche in altri video, il soft fine, soft medium, e questo particolare che è un pennino Falcon. Diciamo subito attenzione a non confonderlo con quello della Elabo Falcon, che è una penna diversa, quindi ha un pennino unico, la misura è unica, con 3 gradazioni diverse, e anche se assomiglia molto a questo dal punto di vista estetico, sono 2 cose diverse. Allora, dicevamo che è una penna, la 742 è una penna stilografica che strizza un po' l'occhio alla misura large, mantenendo però l'aspetto e le caratteristiche di peso e la snellezza di una media, diciamo una media un po' più corpulenta. Il fusto è regolare, adatta quindi un po' a tutte le mani, medio piccole, medio grandi o grandi. La forma classica è quella a sigaro. Piace, non piace, lo abbiamo detto tante volte, la scuola giapponese è più rinomata per la qualità dei pennini e quindi per la scrittura che viene così determinata da queste scelte tecniche piuttosto che dal design. Comunque, come dicevo, la qualità è senz'altro superiore, la qualità dei materiali, a quella della serie Custom 74, che è un po' la entry level, se vogliamo. Cambiano anche dei dettagli, per esempio l'anello che stringe sul cappuccio l'aggancio della clip si vede che è un pochettino più robusto, forse anche la galvanizzazione è un pochettino più accurata, di sicuro lo è la laccatura, e anche la resina appare un pochettino più solida. Cambia l'anello, vi ricordate che la serie Custom ha un anello sul cappuccio, un anello piccolo se vogliamo, con una stellina. La serie 742, cioè questa, ha un anello un po' più grande con 2 stelline, e la 743 ha 3 stelline e un anello ancora più grande, perché anche le dimensioni della penna sono comunque più generose. Sulla differenza dei pennini, che variano dal 5 al 15, lo abbiamo già detto, ma ci interessa sapere quali sono anche le differenze poi sul piano della scrittura e prendendo in mano le penne. Allora c'è un proverbio latino, un motto che ancora oggi è validissimo, che dice che in medium stat veritas. E allora, se la Custom 74 è una penna amichevole, una penna sempre pronta all'uso, la teniamo in scrivania, la mettiamo nella borsa, la mettiamo e prendiamo e scriviamo, già questa 742 è una penna un po' più importante. Ecco, non mi sentirei di buttarla per esempio in un borsello oppure in una valigia insieme ad altri oggetti, cioè è una penna che senz'altro ha un po' più di pretese e anche, ve l'ho detto, una certa cura. Perché in medium stat veritas? Perché comunque questa, secondo me, almeno per le mie mani, e vi ripeto che le penne sono soggettive in tutto e per tutto, è la dimensione giusta rispetto alla 743, che invece comincia a essere già un pochettino più impegnativa, si trova meno adagio fra le mie dita, perché è un po' più grande, è un po' più pesante, un po' più corpulenta. Quindi diciamo che la 742 è proprio il giusto compromesso, il peso è ancora accettabile per un taschino di una giacca, forse non per una camicia, ma per una giacca assolutamente sì. È un po' una via di mezzo tra una penna da scrivania e una penna da usare quotidianamente.
veniamo invece a quello che è proprio l'oggetto della nostra analisi, cioè il pennino. Innanzitutto esteticamente è un pennino, anche questo minimalista, si presenta molto bene, non ha fregi, non ha niente se non i dati proprio quelli di targa che sono mostrati sul pennino. È molto pulito, è bello sia questo 10 che troviamo anche sulla serie Heritage 912, ma anche bello il 15 che fa veramente sfoggia di questa lucidatura omogenea. Insomma, è un bel pennino, è anche veramente un pennino che è stato creato per ricordare la flessibilità dei pennini, quelli antichi. In realtà chi ha scritto o utilizza un pennino flessibile degli anni 40, degli anni 50 o giù di là, sa che le cose sono davvero sono diverse, non davvero molto diverse, no, ma sono diverse, cioè c'è ancora un gap da colmare con questi flessibili, perché le stilografiche moderne richiedono comunque una piccola pressione che invece in un pennino flessibile di quegli anni era naturale, cioè non appena ci discostiamo dal tratto rettilineo e cominciamo a disegnare una curva o un cerchio, il pennino, per un frizionamento sulla carta, per una sorta di attrito, allarga il tratto, e questo che rende la scrittura così naturalmente bella, la calligrafia bella, senza andare a ricercare, come invece si fa su queste penne, quel po' di pressione che riesce invece a dispessire il tratto. Ci sono di due tipi di pennino, ve l'ho già detto, sia il 10 che il 15, la differenza fra i due la affrontiamo in un altro momento. È molto diverso dal pennino della Falcon Elabo, sono due cose diverse. Da una parte con la Elabo Falcon abbiamo un pennino con una gradazione diciamo più elastica, di elasticità, quasi un semiflex, invece questo è realmente un flessibile, e attenzione che può spiazzare all'inizio, cioè questo è un pennino che ha il suo carattere, non fa niente per venirvi incontro, cioè dobbiamo noi cercare di comprenderlo e capire come. Non è intuitivo, perché ad esempio esercitando poca pressione a volte non scrive perché stiamo accarezzando la carta. Se invece ne imprimiamo troppa non scrive perché la richiesta di inchiostro il conduttore non riesce a soddisfare il flusso che è richiesto, cioè dobbiamo proprio imparare a dosarla, tanto è vero che di primo acchito può anche non piacere, oppure dare la sensazione di aver buttato via i $130-150 che può valere insomma una penna che alloggi un pennino di questo tipo. Sulla problematicità del pennino si è detto molto, perché molto spesso e in tantissime risorse in internet e documentali trovate che il pennino salta dei tratti, non è pronto, non inchiostra. Molte cose si sono dette su questa presunta osticità del pennino Falcon, però come ripeto è più imputabile ad una frettolosità nel conoscere la penna, oppure ad un uso non appropriato circa la destinazione d'uso della stilografica, perché non va bene per gli appunti veloci, non va bene per le lunghe sessioni di scrittura. È una vera penna calligrafica, una vera regina del flessibile moderno, quindi va utilizzata in questa direzione e con questo tipo di approccio. Va anche detto che la seconda serie di pennini Falcon è nettamente migliorata. Ne ho venduto una della prima serie un po' di tempo fa che era veramente, possiamo dirlo, un po' capricciosa. Qui si sente che c'è stato un lavoro di modifica, si percepisce immediatamente la migliore fluidità del conduttore che asserve più adeguatamente le richieste del pennino, funziona meglio in poche parole. Vi sottolineo anche che un negozio di Tokyo, ora non ricordo il nome, fornisce anche una versione speciale con questo pennino, dichiarando di aver risolto quasi totalmente i problemi di flusso, e cioè si tratta di un pennino Falcon montato però su una Custom 823, che è la serie di punta della gamma Pilot, che come sapete ha la particolarità del vacuum filler, un pistone a pressione di vuoto che tiene l'inchiostro quindi compresso e quindi garantendo sempre quella pressione giusta nel conduttore. Diciamo che questo a detta di chi fa questa customizzazione, perché Pilot non la commercializza così. Non lo so, ve lo saprò dire se mi capiterà per le mani.
Essendo un pennino soft, flessibile, molto sensibile alla variazione della rigidità del piano scrittura, lo abbiamo detto anche per altri pennini meno flessibili, quindi attenzione anche a dove vi ponete per scrivere, a dove appoggiate la carta. Le sensazioni durante la scrittura, beh certo molto piacevoli, però lo ripeto sempre limitatamente all'uso in ambito calligrafico, perché come penna da tutti i giorni la trovo un po' eccessiva, ma i gusti sono gusti, insomma. Trasmette un buon feedback, si adatta a molti tipi di carta? Allora sì, il feedback, anche se va imparato, perché la pressione che esercitiamo sul pennino deve essere una pressione controllata. Non può essere poca, perché vi ho detto accarezzando la carta salta i tratti, ma neanche eccessiva, perché è un attimo allargare il tratto a oltre 2 mm, quindi bisogna prenderci un po' mano. Sul fatto che si adatti ai tipi di carta, no, questo no. Come tutti gli strumenti specializzati esige le carte sulle quali si trova bene. Ad esempio la così usata e blasonata Rhodia è una carta con la quale non si trova, perché paradossalmente le superfici lisce offrono poco grip, poco attrito con il pennino, e l'inchiostro proprio non si ferma sulla carta, proprio non ne vuol sapere di scrivere. Lo avete visto anche nel video, salta molti tratti. Su carte invece più ruvide, con delle texture più evidenziate, scrive molto bene ed è un vero piacere usarla. Quindi a chi la consigliamo? A chi vuole così introdursi nel mondo della calligrafia, a chi ha voglia di provare un pennino flessibile moderno, che sia veramente flessibile, e a chi ha il tempo e il piacere di dedicarsi a questo, non certo per usarla quotidianamente, dove altre penne senz'altro svolgono meglio questo lavoro. Quindi una conclusione che ci dia un voto in generale, secondo me si attesta sul 7,5 su scala 1 a 10. Non prende un voto pieno e consistente, perché comunque il progetto è un po' troppo specifico, ve l'ho detto, votato alla calligrafia, e poi non nascondiamo ancora qualche piccola imperfezione alla quale speriamo che i progettisti pilot pongano rimedio. Vi aspetto negli altri video, continuate a seguirmi e buona scrittura a tutti.